Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Rieccomi con la zucca in agrodolce siciliana, una ricetta che mi avete chiesto in parecchi e oggi la faccio nella friggitrice ad aria perché molti mi state chiedendo ricette con la friggitrice ad aria. Io vi faccio vedere come realizzarla, però vi ricordo che ho utilizzato una zucca Hokkaido perché non ho trovato la zucca rossa. In realtà per fare la zucca in agrodolce siciliana ci andrebbe quella rossa. Comunque, iniziamo subito dall'andare a tagliare la nostra zucca. Partiamo dal culetto, lo eliminiamo e eliminiamo anche la testa. Questo per dare maggiore aderenza al tavolo da lavoro, quindi quando la tagliamo evitiamo di farci male visto che la zucca è rossa. Adesso io non andrò ad eliminare la buccia perché la zucca Hokkaido può essere mangiata con tutta la buccia che è tenerissima, però se utilizzate la zucca rossa ovviamente eliminate anche la buccia con l'aiuto di un pelapatate o con l'aiuto del coltello. Quindi andremo a prelevare anche i semini all'interno con l'aiuto di un cucchiaio e andiamo a tagliare la nostra zucca a fettine dello spessore di 1 centimetro circa. Io prima la taglio in metà e poi faccio le mie belle fettine. Io solo per me sto utilizzando 300 grammi di zucca. Adesso potete lasciarle così grandi o potete anche tagliarle in due o in tre, comunque dipende tantissimo dalla grandezza della vostra zucca. Adesso vado a salare e vado a mettere a colare per 10 minuti la mia zucca all'interno di un colino. Questo lo faccio per accelerare i tempi di cottura. Ovviamente con la zucca Hokkaido non ci sarebbe stato di bisogno perché è più tenera rispetto alle altre, alla zucca rossa, ma se utilizzate la zucca rossa vi consiglio di fare questo passaggio. Quindi la faccio colare così per 10 minuti. E trascorsi 10 minuti, guardate che ha perso un po' di acqua di vegetazione, la vado a sciacquare e la vado ad asciugare bene con della carta assorbente. Quindi andiamo a utilizzare 2 cucchiai di olio extravergine di oliva ferlito che io adoro ed è un olio estremamente siciliano, buonissimo, estratto a freddo, del quale vi lascio il link giù nell'info box e se decidete di acquistarlo potete utilizzare il mio codice sconto La Cucina del Cuore 5 e risparmierete il 5%. Quindi con l'aiuto di un pennellino vado a spennellare l'olio su tutte le parti della mia zucca. Ovviamente friggere ad aria significa anche andare ad utilizzare un pochino di olio per i cibi che non contengono grassi propri. Questo ve lo voglio sottolineare perché in molti mi chiedete Laura ma non metti per niente olio? No ragazzi, nella friggitrice d'aria dobbiamo andare a mettere anche solo il 10% dell'olio che utilizziamo di solito, perché se partiamo dal pollo, ad esempio, con la pelle, il pollo contiene del grasso proprio, non dobbiamo andare ad aggiungere olio noi, ma se partiamo da un cibo come la zucca che non contiene grassi propri, dobbiamo andare ad aggiungere un po' di olio. Se avete lo spruzzino potete utilizzare lo spruzzino, a me ancora non è arrivato, non so perché. Comunque vado a disporre tutte le mie zucche sulla gratella della mia friggitrice caldo, della quale vi lascerò anche il link giù nell'info box, ma potete utilizzare qualsiasi altra friggitrice d'aria. Io mi trovo davvero benissimo con questa ed è davvero capiente e ci faccio di tutto ragazzi. E visto che mi avete chiesto in tanti ricette con la friggitrice d'aria, eccomi qua a farvene una. Ovviamente se non l'avete potete andare a friggere normalmente la vostra zucca in una padella a temperatura medio-alta e con un filo d'olio sopra. Quindi friggete sempre con olio extravergine di oliva perché mantiene un punto di fumo più alto e poi in realtà le nostre nonne la zucca in agrodolce l'hanno fritta sempre con l'olio di oliva. Quindi li andiamo a mettere all'interno della nostra friggitrice ad aria. Io ovviamente utilizzo la mia Caldo
della quale vi lascio il link giù nell'info box, e puntiamo la temperatura a 200 gradi per 10 minuti circa, ovviamente 10-12 minuti. Ovviamente i tempi di cottura sono indicativi a seconda della friggitrice ad aria che utilizzate. Andate a fare la prova forchetta. Io qui sono andata 2 minuti avanti perché l'ho ottenuti 17 minuti, ma in realtà ci sarebbero voluti solo 15 per mantenere poi una zucca ancora più croccante, perché la dobbiamo ripassare in padella con lo zucchero. E guardate che bella la nostra zucca fritta d'aria. Quindi andiamo a prendere un padellino e mettiamo il cucchiaio di olio che ci era rimasto e lo andiamo a spennellare sopra. Ovviamente io avevo messo più olio nella ciotolina, ma poi ho capito che ci è voluto un cucchiaio per spennellare la zucca e un cucchiaio per il padellino. Quindi accendiamo la fiamma medio-alta e andiamo a mettere le nostre zucche fritte ad aria. Quando la padella è arrivata a temperatura andiamo ad aggiungere anche 15 grammi di zucchero semolato e aspettiamo che lo zucchero inizia a sciogliersi, così che le nostre zucche vengono ben caramellate. Ovviamente scuotiamo la padella e andiamo a mescolare ogni tanto, così da fare aderire lo zucchero su tutta la zucca. Quindi andiamo ad alzare la fiamma e andiamo a sfumare con l'aceto di vino bianco. Aspettiamo che il tutto evapori e la nostra zucca in agrodolce è pronta. Se la mangiate il giorno dopo, ragazzi, è ancora più buona. Quindi andiamo ad impiattare e spolverizziamo con della mentuccia. In realtà, ragazzi, ci starebbe la menta. Siccome non l'avevo a casa ho messo del prezzemolo, ma per la zucca in agrodolce tipica siciliana la menta è d'obbligo. E spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta e vi sia utile. Io ho fritto con la friggitrice ad aria, quindi una versione un più leggera, però potete friggerla anche nella padella normale. Vi consiglio di utilizzare sempre l'olio extravergine di oliva per farlo, perché ha un punto di fumo più alto. Grazie ancora a tutti per aver visto il video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella se vi piacciono i miei video, e di seguirmi anche sui social, Instagram, Pinterest, Facebook e anche Telegram. Un grosso abbraccio dalla cucina del cuore. Ciao!